Amici, sintonizzatevi, benvenuti su Stranger Labs. Questo non è il solito canale di tecnologia, qui non ci limitiamo a spacchettare gadget, qui entriamo nel laboratorio, smontiamo il codice e cerchiamo di capire cosa succede davvero nel sottosopra della nostra casa digitale. Per questo primo esperimento, chiamiamolo Test 001, faremo qualcosa di ambizioso. Prenderemo un Raspberry Pi 4 e lo trasformeremo nel cervello della nostra casa usando Home Assistant. Ma non saremo soli. A guidarci tra i segreti della configurazione ci sarà l'intelligenza artificiale di Jenny. Ne parleremo dopo la sigla. Bentornati. Prima di addentrarci nei dettagli di Home Assistant mi premeva parlare di una cosa. Dobbiamo chiarire una cosa fondamentale. La maggior parte della domotica che comprate oggi, pensate alle prese tapo o a quelle economiche che trovate online, vive nel cloud. Che cosa significa? Che ogni volta che accendete una luce, quel dato viaggia fino a un server, spesso in Cina o negli USA, e poi torna indietro. Se internet cade, la vostra casa muore. E i vostri dati sono comunque in mano a sconosciuti. Home Assistant in questo senso ribalta le regole. Non è un'applicazione in cloud, è un sistema che vive fisicamente nelle vostre case, sui vostri server. È locale, veloce e soprattutto è vostro, quindi non ci sono dati che fluttuano nel sottosopra digitale, chiamiamolo così, senza il vostro permesso. E per portarlo nelle vostre case ci sono diverse strade, potete usare vecchi PC, macchine virtuali, server dedicati, ma per il test 001 ho scelto la via più iconica e bilanciata, cioè il Raspberry Pi 4. Allora, prima di andare avanti diamo un'occhiata al sito ufficiale di Home Assistant, homeassistant.io. Se andiamo nella sezione Get Started ci vengono proposte tutte le varie soluzioni per l'installazione in casa. La più facile, quella taggata come Easiest, è Home Assistant Green. Praticamente è un tool, un box, chiave in mano, che contiene già tutto il Home Assistant, il sistema operativo di Home Assistant preconfigurato, e praticamente è fatto per chi non vuole sbattersi con installazioni, configurazioni, eccetera eccetera, come praticamente faremo a breve. Invece la soluzione più comoda per me era in realtà, ce l'avevo già in casa, perché da tempo avevo un Raspberry Pi 4 che negli ultimi anni ha lavorato incessantemente facendo girare un bot per il trading di criptovalute, che ho deciso ufficialmente di dismettere perché visto che il guadagno totale prodotto in questi anni è una cifra pericolosamente tendente allo zero. Quindi meglio dargli uno scopo più nobile, diciamo, diventare, come dicevo prima, il cervello della nostra casa. Prima di arrivare alla configurazione definitiva ho testato l'installazione su Docker, come propone anche il sito di Home Assistant. Sembrava la scelta più flessibile, diciamo, anche perché conosco Docker, anche perché sono un software engineer, quindi lavoro spesso con Docker. E sembrava la scelta più flessibile, come dicevo, per riciclare l'hardware e per fare in modo di far girare più cose contemporaneamente sul mio Raspberry Pi, come per esempio anche il trading bot. Però le performance non mi hanno convinto, c'erano un po' troppi rallentamenti. Quindi la soluzione che ho deciso di adottare è stata quella del Home Assistant OS, cioè quella di trasformare questo X-Trader in un server domotico di altissimo livello. Adesso vedremo anche come fare. Dimenticavo, per chi non avesse un Raspberry Pi in casa pronto da poter usare per la installazione di Home Assistant, ovviamente su Amazon è in vendita. Ci sono vari set in vendita, dal più economico da 76 euro che contiene praticamente solo il Raspberry, senza case e senza nient'altro, ai set un po' più evoluti che contengono per esempio il case e altri tool utili per il montaggio e l'installazione del Raspberry. Io per esempio sono andato su questo ai tempi, anni fa, quando lo comprai, e adesso costa 90 euro. Credo che qualche anno fa costasse forse un po' di meno, magari avevo approfittato di qualche offerta. Comunque questo modello qua contiene per esempio il case, contiene un SD, contiene un lettore USB di micro SD card, contiene un interruttore. Questo è utile perché praticamente è un alimentatore con alimentatore annesso, con interruttore annesso, quindi quando voi dovete spegnere e riaccendere il Raspberry potete usare direttamente questo interruttore. Qui c'è anche la ventolina che io non ho montato perché odio il ronzio delle ventole, poi comunque ho visto che anche senza ventola il mio Raspberry mantiene comunque una temperatura accettabile.
E niente, quindi vi metterò il link in descrizione se volete acquistare quest'articolo. Ok, ora procediamo con l'installazione del sistema operativo Massistant sul nostro Raspberry. La via più facile è quella di usare un software chiamato Raspberry Pi Major, scaricabile gratuitamente online. La prima schermata propone di selezionare la versione del dispositivo Raspberry, quindi nel mio caso Raspberry Pi 4. La seconda scelta invece riguarda il sistema operativo, che è la scelta un po' meno banale da eseguire perché bisogna andare in un sottomenu chiamato Other Specific Purpose OS. Poi scorrete fino in fondo fino a trovare la categoria Home Automation. A quel punto selezionate Home Assistant e la versione del sistema operativo che vi propone. Andate avanti e a questo punto selezionate il volume corrispondente alla SD card che avete precedentemente inserito sul vostro PC o sul vostro portatile dove state eseguendo questa applicazione. Io ne selezionerò una a caso. A questo punto c'è una schermata di riepilogo e se cliccate su scrivi partirà la scrittura del sistema operativo sulla SD card che è destinata al vostro Raspberry. Quindi una volta terminata la scrittura del sistema operativo sull'SD card potete prenderla, spostarla sul Raspberry, accendere il Raspberry e aspettare una decina di minuti affinché Home Assistant si avvii. Nel frattempo potete provare ad andare sul seguente URL che praticamente è l'URL della web interface di Home Assistant. homeassistant.local alla porta 8123. A quel punto vi verrà proposta una schermata di creazione utente che vi risparmio, quindi una volta creato l'utente vi loggate col vostro utente e accederete per la prima volta al vostro Home Assistant. La prima plancia, la prima dashboard che vedrete sarà abbastanza scarna, io ne ho già una abbastanza configurata, faccio vedere. Questa è la mia plancia. C'è una plancia iniziale dove praticamente ho un po' di informazioni sparse e poi ho creato una plancia fatta apposta per il tablet. La prima cosa da fare quando avvierete Home Assistant è quello di scaricare un'integrazione particolare che si chiama Home Assistant Community Store AHCS. Per far ciò andate in Impostazioni, Dispositivi e Servizi, Aggiungi integrazione, cercate AHCS, ci cliccate sopra e lo installate. La schermata che vedete qua è perché AHCS sul mio Home Assistant è già installato. Praticamente, giusto per spiegarvelo in breve, su Home Assistant ci sono due tipi di integrazione, quelli ufficiali di Home Assistant e quelli invece della community, che sono molto di più, magari sono integrazioni dedicate a dispositivi abbastanza di nicchia, quindi in teoria vi servono entrambe, anche perché dallo store AHCS si possono anche scaricare vesti grafiche diverse da quelli di default, template per grafici diversi da quelli di default di Home Assistant e così via. Prima di farvi vedere come si aggiungono nuove integrazioni, volevo farvi notare come una parte abbastanza importante e centrale della mia plancia riguarda il consumo di energia elettrica. Ci sono vari sensori sul mercato per monitorare i consumi di energia elettrica, come per esempio i Sonoff, ma ho scoperto di recente un dispositivo che si chiama Alpha Synapse, che è questo qua, ve lo faccio vedere, che funziona con i nuovi contatori dell'elettricità che l'Enel ha installato di recente negli ultimi anni, sono gli Open Meter 2.0. Praticamente questi dispositivi si collegano direttamente all'impianto elettrico e riescono ad intercettare i valori che il contatore manda direttamente sulla rete elettrica, che poi sono gli stessi valori che l'Enel o il distributore di energia di turno legge per contabilizzare e valorizzare le bollette. Quindi diciamo che questi sono valori altamente affidabili. Ho deciso di provare questo dispositivo, anche se non è economicissimo perché costa un centinaio di euro. Ho deciso di provarlo per capire, appunto, per verificare, per cercare di monitorare al meglio i miei consumi elettrici. Tra l'altro è un dispositivo secondo me molto poco invasivo, anzi per niente invasivo, perché è un dispositivo che si collega semplicemente ad una presa elettrica, mentre tutti gli altri dispositivi come per esempio i Sonoff, che sono magari da agganciare direttamente ai quadri elettrici, diciamo che non sono poi così maneggiabili da un utente poco esperto.
Quindi tornando al nostro Home Assistant, noi possiamo integrare il dispositivo Alpha Synapse una volta acquistato e configurato sulla nostra rete, andando su dispositivi e servizi, aggiungi integrazioni, cerchiamo Alpha Synapse, è un'integrazione ufficiale, e questa è l'integrazione configurata. Quindi per tutte le integrazioni, ogni volta che dobbiamo aggiungere una nuova integrazione, noi dobbiamo fare questo giro, andare su impostazioni, dispositivi e servizi, aggiungi integrazione e cercarla qui. Se per caso l'integrazione non è disponibile qui tra quelle ufficiali, si va su HCS, si cerca qui come vedete ci sono un bel po' di integrazioni che ho usato direttamente, non ufficiali, tipo le integrazioni Xiaomi, le integrazioni Local Tuya, che sono per le prese smart che si integrano con l'applicazione Smart Life, Sonoff, eccetera eccetera. Quindi quindi l'integrazione di Alpha Synapse è questa qui. Come vedete, una volta che viene integrato il dispositivo vengono censiti una lista di sensori, e questi sono tutti i valori che Alpha Synapse espone a Home Assistant. E se noi andiamo sulla plancia, notiamo per esempio che questo grafico è stato disegnato con il valore di potenza consumata esposto da Alpha Synapse. Ma una cosa interessante è questa: Alpha espone anche un valore che si chiama tempo residuo di stacco, che è uguale a 0 se tutto va bene, diventa maggiore di 0 quando il contatore inizia a mandare un segnale di futuro distacco sulla linea elettrica. Quindi questo valore, quando diventa maggiore di 0, sta per succedere qualcosa. Sicuramente se abbiamo un impianto da 3 kW probabilmente abbiamo superato i 3 kW, ma magari stiamo andando a 3 kW e mezzo, 3 kW e 8, anche 4, perché non so se lo sapete, la corrente elettrica su un impianto da 3 kW non scatta istantaneamente quando supera i 3 kW, ma c'è praticamente un range temporale che il contatore ti permette in cui il contatore ti permette di superare il range. Per esempio, faccio un esempio anche basato sulla mia esperienza. Andando per esempio sui 3 kW e 5, 3 kW e 8, il contatore ti segnala che staccherà la corrente dopo 1100 secondi più o meno, quindi si tratta di 10-15 minuti, adesso facendo due calcoli al volo. Quando invece si superano i 4 kW, il contatore segnala che la corrente verrà staccata entro 120 secondi, quindi hai 2 minuti di tempo per abbassare il consumo e andare sotto la soglia di distacco. Quindi oltre a poter costruire dei grafici carini, tipo questo grafico indicatore o per esempio questo grafico che ho inserito nella plancia tablet che monitora il consumo di energia delle ultime 24 ore, segnalando anche i minimi, i massimi e la media delle ultime 24 ore, si possono anche fare delle cose carine. Per esempio, vi faccio vedere una funzionalità di Home Assistant che probabilmente utilizzerete molto. Home Assistant permette di inserire delle automazioni. E quello che ho fatto io è inserire un'automazione, esattamente questa qua, allarme di stacco, che mi permette di, quando il tempo residuo di distacco, vedete qua c'è la condizione, quando il tempo residuo di distacco cambia di stato, quindi cambia, se il tempo residuo di distacco è sopra lo 0, ci sono una serie di azioni che vengono eseguite. Adesso non vi sto a spiegare esattamente tutte quelle che esegue, perché ci sono anche delle azioni di risveglio tablet, eccetera eccetera. A proposito, vi faccio vedere la mia dashboard sul tablet. Allargo un attimo la telecamera, eccola qua. Questa è la dashboard che uso sul mio tablet per monitorare, praticamente è il mio centro di controllo della casa. E come vedete è carina da vedere a schermo intero. Per l'integrazione uso un'integrazione che si chiama Kiosk, che praticamente abilita una modalità schermo intero su un client che appunto può essere un tablet, un televisore o altro. E praticamente la cosa carina è questa, che ogni volta che il tempo di residuo di distacco va sopra lo 0, in base a questa automazione, succedono alcune cose, come per esempio viene inviata una notifica sul mio telefono, sul Pixel 8, e viene anche inviato un vocale text to speech sul tablet che indica esattamente quanti secondi mancano al distacco. Posso anche provare ad azionare l'azione e ve lo faccio sentire.
Attenzione, sovraccarico. Mancano 0 secondi al distacco. Ok, questa è una cosa abbastanza carina perché non sapete quante volte evito di far scattare il contatore per niente, perché praticamente ho acceso magari il forno, il piano induzione, il microonde contemporaneamente, magari c'è anche il climatizzatore, ci sono tanti dispositivi che possono contribuire a andare sopra la soglia dei 3 kW in una casa moderna, quindi è una cosa che può capitare veramente spesso. Non sapete quante volte evito di dover andare a riaccendere il contatore grazie a questa integrazione e a questa automazione. Per quanto riguarda le plance invece basta andare su impostazioni plance per avere una lista di plance già costruite, già incorporate da Home Assistant e per aggiungere le vostre plance. Vi consiglio di iniziare da una nuova plancia da zero quando dovrete aggiungere nuove plance. Proviamo anche a farlo. Il titolo della plancia possiamo farlo test, un'icona non serve, crea. Io vado nella mia plancia di test, modifica plancia. A questo punto io posso inserire delle nuove schede a cui posso dare un titolo e ad ogni scheda posso aggiungere un dispositivo, un'integrazione, un qualcosa. Per esempio una cosa molto comune che io ho aggiunto molto spesso nelle mie plance sono i famosi grafici e per far ciò ho anche scaricato delle integrazioni da HCS, dal Community Store, che si chiamano, ve le consiglio queste, una si chiama Minigraph Card e l'altra, se non sbaglio, si chiama Apex Chart Card. Allora, sono queste carte qua, ve le faccio vedere sull'altra plancia. Questi sono i grafici di Minicard e questi sono i grafici di Apex Chart. Praticamente vi svelo un piccolo segreto, un piccolo trucco che si può utilizzare quando si creano questi grafici. Vi dico subito che non c'è una configurazione visuale per crearli, perché il Home Assistant crea questi grafici basandosi su del codice YAML. Ve lo faccio vedere. Se io vado su modifica plancia posso andare a vedere per esempio il mio grafico. Questo è il codice YAML del mio grafico. Come vedete ci sono un po' di parametri tra cui che praticamente permettono che questo grafico venga costruito. Per esempio voglio far vedere le label sull'asse delle Ips, metto true, altrimenti metto false. Queste sono le labels di sinistra, quelle altre sono le label di destra. Oppure, non lo so, voglio cambiare i colori delle threshold, perché come vedete ho fatto in modo che la linea della temperatura si colorasse in modo graduale sul fatto che la temperatura sia più bassa o più alta, e questi sono i colori che ho preimpostato. Vi svelo però un piccolo, grande, che non è un segreto, ma è una roba che è probabilmente molto utile per tutti. Gemini è molto bravo a manipolare questi grafici. Gran parte di questi grafici e gran parte di questo codice, magari una volta inizializzato da me, è stato modificato da Gemini, perché basta fare semplicemente una cosa: basta prendere questo codice, copiarlo su un prompt di Gemini e dirgli guarda, questo grafico ha questo YAML, a me non piace così, vorrei per esempio aggiungere un sensore, vorrei cambiare il colore, vorrei aggiungere gli estremi, vorrei cambiare il titolo, eccetera eccetera. E Gemini cosa fa? Ti restituisce il comando, ti restituisce lo YAML aggiornato di quel grafico con le modifiche che tu poi puoi prendere, incollare su questa finestra e vedere subito le modifiche che ti ha proposto Gemini. Ecco Gemini, questo per esempio è un esempio delle potenzialità di Gemini. Vi faccio vedere questo problema che Gemini mi ha risolto riguardo un grafico. Allora, torniamo un attimo nella nostra plancia. Come vedete, qui in basso ho voluto inserire un grafico delle risorse del Raspberry, anche solo per monitorare quante risorse consumi Home Assistant e se magari il mio Raspberry potesse fare in qualche modo da collo di bottiglia. Quindi in origine il grafico era così, come vedete da questo screenshot. Come vedete non era granché, perché c'era la linea della temperatura, i valori della temperatura che erano abbastanza grossi, e praticamente questa parte di grafico copriva quasi tutto il resto. Quindi ho chiesto a Gemini:
Guarda il grafico del Raspi, la linea della temperatura copre tutto il resto. Questo è il codice, gli ho incopiato esattamente lo YAML che si può ottenere andando nel grafico e cliccando il pulsante di edit. Gli ho copiato questo codice, lui mi ha restituito, mi ha detto prima di tutto il motivo per cui la linea della temperatura copre tutto il resto e poi mi ha restituito il codice fissato, anche spostando la linea della temperatura come prima entity in modo che non fosse lei a coprire tutto il resto, ma fosse comunque messo nella parte back del grafico. E quindi una volta copiato e reinserito questo codice, il grafico è diventato molto più leggibile, come potete vedere. Visto che ci siamo, vi faccio anche vedere due altre automazioni che sono abbastanza interessanti. Andiamo sempre su automazioni scenari, sono due automazioni che ho integrato. Il primo è allarme monossido e si basa sul valore restituito dal dispositivo di Smart Quality Monitor di Alexa, che monitora anche la CO2. E praticamente l'integrazione funziona in modo tale da inviare di nuovo un comando text to speech al tablet quando il valore di monossido di carbonio è superiore ai 50. Ve lo faccio anche sentire perché è abbastanza allarmante. Pericolo. Allarme monossido di carbonio in salotto. Rilevati 1.0 parti per milione. Aprire subito le finestre ed uscire di casa. Ecco, questa mi sembra comunque una roba anche utile perché diciamo che la sicurezza non è mai abbastanza. L'ultima automazione interessante invece si basa sul cam che ho in cortile, in terrazza. Praticamente questa integrazione mi invia una notifica di movimento ogni volta che percepisce un movimento nel mio terrazzo. E la cosa carina è che insieme alla notifica sul telefono mi arriva anche una piccola foto che mi fa vedere appunto cosa è successo. Per oggi questo primo test si conclude qui. Abbiamo visto come recuperare dell'hardware che sembrava ormai inutile e come trasformarlo in qualcosa di estremamente potente. Ma questo è solo il punto di partenza. Su questo canale esploreremo la tecnologia a 360 gradi, dai sistemi locali all'intelligenza artificiale, dalle novità hardware ai progetti che semplificano o complicano nel modo giusto la vita digitale. Se vi interessa questo tipo di approccio e non volete perdervi i prossimi video, assicuratevi di iscrivervi e attivare la campanella. L'obiettivo è testare, imparare e condividere tutto ciò che c'è di interessante nel panorama tech. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo setup o se c'è un argomento specifico che vorreste vedere nei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo test. A presto!